Ciao amici! Ciao a tutti! Speriamo stiate bene e bentornati nel nostro canale Humaniores. È bello essere di nuovo qui e oggi vi parleremo di alcune espressioni alternative al verbo dare. Vi invitiamo ad andare a vedere altri video, potete vederli lì, dove ci siamo occupati di espressioni alternative. In quel caso abbiamo detto dei sinonimi di espressioni come dire o fare. In questo caso oggi tocca invece al verbo dare. Incominciamo dunque col primo esempio. Parto io? Allora, prendiamo imporre un nome. Generalmente noi diciamo dare il nome. Ho dato il nome, ad esempio, a un bambino, si dà un nome. Invece di dire ho dato il nome Giovanni a mio figlio, posso dire abbiamo deciso di imporre al nostro figlio il nome Giovanni. Giusto. E cosa mi dice dell'espressione dare la buonanotte? Dare la buonanotte, il bambino dà la buonanotte ai genitori, però noi possiamo anche dire augurare la buonanotte. Vai ad augurare la buonanotte alla nonna, telefona alla nonna e augurale buonanotte. Esatto, augurare la buonanotte piuttosto che dare semplicemente la buonanotte. Un altro esempio, immaginiamo che a noi sia nato un bambino o degli amici sia nato un bambino e noi desideriamo dare loro un regalo, portare un regalo. Invece di dire dare un regalo, noi possiamo dire consegnare un regalo. Abbiamo consegnato al nostro amico il regalo. Consegnare funziona anche per, ad esempio, un pacco, no? Sì. Il pacco di qualche industria, tipo facciamo pubblicità alla Amazon, è stato consegnato oggi pomeriggio. Ai, che mal di denti! Mi chiederai. Che succede, Laura? Che succede? Ho telefonato al dentista perché ho mal di denti e lui mi ha dato l'appuntamento per domani mattina. Dato l'appuntamento, cerchiamo di variare, diciamo mi ha fissato un appuntamento. Perfetto, fissare un appuntamento. Gli appuntamenti si danno, ma si fissano, è ancora più preciso ed elegante. Possiamo invece immaginare al nostro piccolo figlio che a un certo punto comincia a crescere e chiede il permesso di fare determinate cose, ci chiede il permesso di uscire con gli amici, ci chiede il permesso di andare fuori la sera e noi possiamo dare il permesso, i genitori possono dare il permesso al proprio figlio, ma possono anche concedere il permesso. Grazie, bene, ottimo. Andiamo avanti con un'altra situazione, la situazione del teatro. Ho comprato dei biglietti e tu mi chiedi quale posto ci hanno dato? Anziché dire quale posto ci hanno dato, sarebbe più carino, più elegante dire quale posto ci hanno assegnato. Esatto, il posto è stato assegnato. Oppure se ci troviamo su un autobus, ad esempio, e sull'autobus c'è una persona anziana, noi possiamo compiere un atto di gentilezza e possiamo decidere di dare il nostro posto alla persona anziana. Però invece che dire dare il nostro posto, possiamo dire cedere. Ho ceduto, participio passato, il perfetto, passato prossimo è ho ceduto il mio posto alla persona anziana. Bene, siamo quasi arrivati alla metà, Vado avanti io? Prego, vai avanti, sì. Ok, allora, dare un incarico. Immaginiamo la situazione, a scuola mi hanno dato un incarico come insegnante di classe, ma anziché dire dare un incarico potrei dire piuttosto mi hanno affidato. Affidare un incarico. L'incarico è stato affidato ad esempio per formare un governo a un nuovo presidente del Consiglio, a lui viene affidato dal Presidente della Repubblica l'incarico come primo ministro. Andiamo avanti e se rimaniamo nell'ambito del lavoro, nell'ambito della politica, immaginiamo che il nostro giovane sia cresciuto e che egli riceva una nuova nomina sul posto di lavoro. Egli invece di una nomina viene ricevuta, ma nel caso di colui che era il suo datore di lavoro o il suo capo, gli diremo che gli ha dato una nomina. Ecco, invece di dire dare una nomina, però possiamo dire conferire. Okay? Quindi gli è stata conferita una nuova nomina sul posto di lavoro. Ok, bene. Andiamo avanti con un'altra situazione, la situazione di una serata di beneficenza organizzata da un'associazione e tu alla fine della serata mi chiedi ma a chi verranno dati i soldi raccolti?
e io ti dico non a chi verranno dati, ma a chi verranno donati, ok? Verranno donati ai poveri. Esatto. Verranno Donare donati. assolutamente può essere un'alternativa al verbo dare, no? Si donano i soldi, ma oltre a donare i soldi possiamo anche donare la nostra vita. Ad esempio un genitore dona la vita metaforicamente per i figli, oppure una persona che si sacrifica, un missionario che si sacrifica per andare ad aiutare le persone, i poveri, possiamo dire che dona la propria vita ai poveri, va al posto di, quindi dà la sua vita per i poveri, per i bisognosi. Oltre a donare possiamo trovare un'altra parola che viene ampiamente utilizzata in ambito ad esempio religioso, è la parola sacrificare, ok? Potremmo dire che un genitore sacrifica la propria vita per i propri figli, ad esempio. È vero, è vero. Adesso andiamo avanti con un'altra situazione. Una situazione in cui qualcuno si è messo un po' nei guai, si è messo un po' nei guai ed è considerato colpevole. Lui però pensa di essere innocente. Sì, di essere innocente, di non aver commesso quello per cui viene incolpato, e allora gli vengono chieste di dare delle prove. Dammi le prove della tua innocenza. Esatto, benissimo. Anziché dire dar le prove, sarebbe meglio dire fornire le prove della mia innocenza, della sua innocenza. Esatto, anche le prove della colpevolezza. L'accusa deve fornire le prove della colpevolezza affinché lui venga poi condannato. Quindi fornire è un'altra espressione alternativa, un altro sinonimo, se vogliamo, del verbo dare. Siamo quasi verso la fine, ce ne mancano ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stiamo per completare la nostra lista delle 18 espressioni alternative al verbo dare. Complimenti a chi ci sta seguendo. Complimenti a chi infatti sta perseverando in questa impresa. Vedrete i risultati. Certamente. Credete in noi. Soprattutto se utilizzerete nella vostra comunicazione, nei vostri scritti, nelle vostre prove dell'utilizzo della lingua italiana, dialoghi. Vedrete che nei vostri dialoghi avrete un sicuro successo, e soprattutto questo vocabolario vi può aiutare a comprendere meglio il telegiornale, comprendere meglio i giornali che potete leggere in italiano, e anche i film, certamente. Noi crediamo in voi, ricordatelo. Esatto. E andiamo avanti, allora dicevamo fornire le prove di innocenza o di colpevolezza, ma a un certo punto potrebbe essere anche ad esempio il nostro protagonista, supponiamo che sia questo nostro figlio cresciuto che sta avendo qualche problema con la giustizia, e gli potrebbe cercare di discolparsi, cioè dare la responsabilità a qualcun altro. A quel punto potrebbe attribuire la colpa ad un'altra persona. Ok, andiamo avanti con un'altra situazione, che è quella del poliziotto che vede che hai parcheggiato la macchina sulle strisce gialle e che ti dà l'ordine di spostare la macchina. Anziché dire dare l'ordine, il poliziotto mi ha dato l'ordine, sarebbe meglio, più carino, dire impartire un ordine. Il poliziotto mi ha impartito l'ordine di spostare la macchina. Bene ragazzi, siamo quasi, ci stiamo avvicinando alla fine. Vediamo ancora alcune espressioni. Ad esempio, dare una notizia. I giornali danno la notizia, qualunque notizia, l'imputato, il politico è stato giudicato colpevole. Invece di dare semplicemente una notizia e ripetere ancora, possiamo usare un'altra espressione molto importante, che è comunicare. I giornali hanno comunicato una notizia. Esatto. Oppure un altro esempio mi viene in mente, un esempio di un evento gioioso, la nascita di un bambino, mi è stata comunicata la nascita della nipotina. Andiamo avanti con un'altra situazione, che è quella di dare una sentenza. Dare una sentenza, cerchiamo di variare un po' il lessico, piuttosto direi emettere una sentenza. La sentenza, sempre siamo nell'ambito di tribunale, siamo nell'ambito del tribunale. Il giudice dà una sentenza, emette la sentenza, in questo caso sempre il nostro esempio di colpevolezza o di innocenza, in questo caso appunto emette, si può dire, oppure anche pronunciare una sentenza, che è simile al comunicare. Il pronunciare dà la sensazione del comunicare. E poi, una volta pronunciata una sentenza, spesso purtroppo, se l'imputato viene giudicato colpevole,
viene anche dato un castigo. In questo caso, invece di dire dare un castigo, possiamo usare l'espressione infliggere. Un castigo è stato inflitto. Benissimo, siamo arrivati alla conclusione delle nostre 18 espressioni alternative al verbo dare, ma come nei precedenti video adesso tocca a voi essere messi alla prova e ripetere un pochettino il nostro lessico. Interrogazione. Sì, così antipatici diventiamo così. Interrogazione, adesso vi interroghiamo. Ecco. Supponiamo una situazione come questa, quella iniziale del nostro bambino che viene nato e noi abbiamo dato... Che è nato? Il bambino è nato, dopo essere nato, dopo che abbiamo dato il nome al bambino, abbiamo dato la notizia della sua nascita ai nostri amici, abbiamo dato un appuntamento ai parenti a casa nostra per festeggiare con loro la sua nascita. Quando essi sono venuti, o loro sono venuti, ci hanno dato un regalo. Poi si è fatta sera, sono tornati a casa e ci siamo dati la buona notte. Insomma, dare, non so quante volte troppi dare. Ne sentite almeno 8 o forse 9. Esatto. Proviamo, però tocca a te Laura, prova a dare Tocca a me? Che emozione! Un po'. Ok, allora fammi vedere. Dopo che abbiamo imposto il nome al bambino, Esatto. abbiamo comunicato la notizia della sua nascita e fissato un appuntamento. Super, benissimo. Non dato un appuntamento, ha fissato un appuntamento ai parenti che sono venuti a casa nostra per festeggiare con noi la nascita del bambino. Quando sono venuti ci hanno non dato un regalo, ma ci hanno consegnato un regalo. Super. E poi si è fatta sera, sono tornati a casa e ci siamo non dati la buonanotte, ma augurati la buonanotte. Ci siamo augurati, scambiate anche la buonanotte? Sì, scambiate, augurati. Sì. La buonanotte, bravissima, prova assolutamente superata. Merci. Adesso è il mio turno, così loro ripetono la seconda parte, diciamo, di queste espressioni alternative. Ok. E l'espressione è quella lì. Al politico è stata? Ok, allora... Immaginiamo la situazione, diciamo, usiamo la seconda parte. Quindi immaginiamo un politico e questa è una frase che adesso vi presentiamo, è quella che voi vedrete sul vostro schermo. Ok, allora adesso sei tu ad essere interrogato. Esatto. Al politico è stata data la nomina e affidato il nuovo incarico. Ho dato il nuovo incarico. Scusate. Grazie, mi hai aiutato. Che fortunella. È dato il nuovo incarico. Poi però mi ha dato degli ordini sbagliati e gli è stata data la colpa degli incidenti accaduti. Esatto. Durante il processo il magistrato ha dato le prove e il giudice ha dato la sentenza e ha dato la punizione Pecuniaria. Insomma, ancora una volta dare, ok? Proviamo a cambiare, a variare. Vai. Allora, al politico è stata conferita la nomina e, come già tu avevi suggerito, affidato il nuovo incarico. Te lo segno lo stesso come punto, bravo. Poi però invece che dato, si ha impartito degli ordini sbagliati e gli è stata attribuita la colpa degli incidenti accaduti. Quindi non data la colpa, ma attribuita. Inoltre, durante il processo, il magistrato ha fornito le prove e il giudice ha emesso la sentenza e invece che data la punizione ha inflitto la punizione pecuniaria. 7 su 7, bravo! Perfetto, benissimo. Siamo giunti al termine del nostro che video. Peccato, è stato così bello stare con voi. Speriamo che vi sia piaciuto, vi chiediamo di iscrivervi al canale in modo da sostenerci. Lasciare il like, lasciare dei commenti. Lasciateci dei commenti, sì. Ci fanno sempre piacere. Molto piacere. E direi di rivederci. Ci rivediamo alla prossima. A presto. State bene. Ciao. Ciao.